Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi metteremo alla prova la tua conoscenza sull'epoca più geniale di sempre, il Rinascimento. Solo chi è davvero preparato riuscirà a superare le 30 domande, divise in 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Dove ebbe origine il Rinascimento? In Francia, in Germania, in Italia o in Spagna? In Italia. Il Rinascimento ebbe origine in Italia, grazie alla riscoperta dei classici, per poi diffondersi in tutta Europa. Quale città è considerata la culla del Rinascimento? Roma, Milano, Venezia o Firenze? Firenze. La città è famosa per aver dato i natali a grandi geni e per essere stata un centro culturale senza pari. In quale secolo inizia convenzionalmente il Rinascimento? XIII secolo, XIV secolo, XV secolo o XVI secolo? XIV secolo. Il Rinascimento nasce tra fine 300 e inizio 400, soprattutto in Italia. Quale famiglia fu fondamentale per il Rinascimento fiorentino? Medici, Borgia, Visconti o Gonzaga? Medici. Grazie al loro enorme potere economico e politico, agirono come mecenati, finanziando artisti, architetti e filosofi, trasformando Firenze nella culla culturale del Rinascimento. Qual era un valore centrale del Rinascimento? Il misticismo, la superstizione, l'umanesimo o la fedeltà? L'umanesimo. L'umanesimo poneva l'uomo al centro del sapere, allontanandosi dal focus prevalentemente teologico del Medioevo. Qual era il principale metodo di studio promosso dagli umanisti? L'imitazione cieca, il cambiamento, la memorizzazione meccanica o lo studio dei testi antichi? Lo studio dei testi antichi. L'umanesimo valorizzava lo studio dei classici greci e latini. In che paese si diffuse il Rinascimento subito dopo l'Italia? Cina, Francia, India o Germania? In Francia. Il Rinascimento, nato a Firenze e diffuso in Italia, arrivò in Francia con le guerre d'Italia, quando artisti e architetti italiani si trasferirono nelle corti francesi portando con sé idee e stili rinascimentali. Chi realizzò il celebre dipinto Nascita di Venere? Botticelli, Raffaello, Leonardo o Tiziano? Botticelli. Fu realizzato da Sandro Botticelli, uno dei massimi esponenti del Rinascimento italiano. Oggi è conservato alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Quale invenzione accelerò la diffusione delle idee rinascimentali? Il microscopio, la carta, la stampa a caratteri mobili o gli occhiali a lente convessa? La stampa a caratteri mobili. L'invenzione di Gutenberg permise di distribuire libri e sapere con una rapidità senza precedenti. Perché Leonardo da Vinci è definito un genio universale? Viaggiò molto, studiò l'universo, eccelleva in astronomia o eccelleva in molte discipline? Eccelleva in molte discipline. Eccelleva in molti campi, dall'arte alla scienza e all'ingegneria, anticipando invenzioni future grazie alla sua curiosità e al metodo basato su osservazione ed esperimento, incarnando l'ideale dell'uomo rinascimentale. Difficoltà media. Qual era uno degli obiettivi principali dell'architettura rinascimentale? Massima altezza,
armonia e proporzione, decorazioni gotiche o strutture difensive. Armonia e proporzione. L'architettura rinascimentale ha cercato un ritorno ai principi dell'antichità classica, ponendo l'accento sulla simmetria, l'armonia e la proporzione. Quale tecnica rinascimentale crea l'illusione di profondità su una superficie piatta? La prospettiva, lo sfumato, l'affresco o lo sfondo dorato? La prospettiva. La prospettiva lineare, sviluppata da artisti come Brunelleschi e Masaccio, usa linee che convergono verso punti di fuga sull'orizzonte per dare un senso di spazio tridimensionale. In quale nazione il Rinascimento si unì alla tradizione gotica e religiosa locale? Inghilterra, Spagna, Germania o Argentina? In Germania. Il Rinascimento si fuse con la tradizione gotica, soprattutto in Germania e Fiandre, creando stili unici come il gotico tardo e l'arte fiamminga. Come cambiò il ruolo sociale dell'artista nel Rinascimento rispetto al Medioevo? Divenne clericale, non cambiò, fu disprezzato o divenne celebrità? Divenne celebrità. Gli artisti acquisiscono uno status sociale elevatissimo, firmano le loro opere e sono corteggiati da papi e re. Quale di queste opere non appartiene al Rinascimento? La Primavera, Guernica, la Cappella Sistina o Cristo morto? Guernica. Guernica è un'opera di Picasso del XX secolo. Qual era l'atteggiamento degli artisti rinascimentali verso il corpo umano? Realistico, lo ignoravano, astratto o lo coprivano? Realistico. L'arte rinascimentale poneva l'uomo al centro dell'universo e il corpo divenne un soggetto di indagine scientifica e di esaltazione estetica. Quale filosofo dell'antichità greca fu riscoperto e divenne centrale? Aristotele, Socrate, Platone o Epicuro? Platone. Il neoplatonismo divenne una filosofia fondamentale, influenzando l'amore per la bellezza e l'armonia che si riflette in innumerevoli opere. Quale dei seguenti è un trattato di Leonardo da Vinci? De Architectura, Summa Teologica, Libro dell'arte o il Trattato della pittura? Il Trattato della pittura. Compilato dall'allievo Francesco Melzi dopo la morte di Leonardo, raccoglie gli appunti del maestro su arte, prospettiva, luce, ombra e anatomia pittorica. Chi progettò la Basilica di San Pietro prima di Michelangelo? Bernini, Bramante, Alberti o Brunelleschi? Bramante. Donato Bramante fu il primo architetto a lavorare al progetto della nuova basilica a partire dal 1506 sotto Papa Giulio II. Quale rivoluzione scientifica si sviluppò insieme al Rinascimento? Astronomica, industriale, digitale o agraria? Astronomica. La rivoluzione scientifica del Rinascimento fu quella astronomica, avviata da Copernico e sviluppata da Keplero e Galileo, che sostituì il geocentrismo con l'eliocentrismo. Difficoltà alta. Quale evento del 1453 favorì l'arrivo in Italia di sapienti e testi bizantini? La pace di Lodi, l'invenzione della stampa, la scoperta dell'America o la caduta di Costantinopoli? La caduta di Costantinopoli. Evento che spinse intellettuali greci a fuggire dalla città, portando con sé manoscritti e conoscenze preziose, alimentando il Rinascimento italiano. Quale evento del 1527 è considerato l'inizio della crisi e la fine del Rinascimento italiano?
La scoperta dell'America, la morte di Leonardo, il sacco di Roma o la caduta di Costantinopoli? Il sacco di Roma. Fece crollare le certezze sul potere papale e provocò la fuga di artisti e intellettuali, disperdendo i centri culturali rinascimentali. Il termine Rinascimento fu usato per la prima volta da Leonardo, Vasari, Petrarca o Bruni. Vasari. Giorgio Vasari fu tra i primi a usare il concetto di rinascita per indicare il recupero dell'antico nelle arti, partendo dal 300 e arrivando al 500. Cosa distingue la pittura veneziana del Rinascimento da quella fiorentina? Enfasi su colore e luce, l'affresco sistematico, i pigmenti minerali o prospettive diverse? Enfasi su colore e luce. La pittura veneziana del Rinascimento si distingue da quella fiorentina per l'uso del colore e della luce per creare profondità e atmosfera, invece del disegno e della prospettiva lineare. Chi fu un importante teorico dell'architettura rinascimentale? Brunelleschi, Michelangelo, Alberti o Leonardo? Alberti. Leon Battista Alberti, teorico e umanista, codificò i principi dell'architettura classica nel De Rea Edificatoria, enfatizzando armonia, proporzione e simmetria basate sulla matematica. Quale di queste opere non è di Donatello? San Giorgio, il banchetto di Erode, San Marco o la Porta del Paradiso? La Porta del Paradiso. Questa celebre opera, che raffigura scene bibliche su pannelli in bronzo dorato, è stata creata da Lorenzo Ghiberti per il Battistero di San Giovanni a Firenze. Quale tecnica usò Piero della Francesca per la profondità? Affresco a secco, prospettiva geometrica, chiaroscuro intenso o il puntinismo? La prospettiva geometrica. Piero della Francesca usò la prospettiva matematica e la geometria per creare spazi tridimensionali realistici, unendo scienza e arte. Nel Principe, quale qualità permette al governante di dominare la fortuna? La virtù, la prudenza, l'astuzia o il carisma? La virtù. La virtù machiavelliana è la capacità del principe di adattarsi, agire con astuzia e forza, e fronteggiare la fortuna modellando gli eventi a proprio vantaggio. Quale di queste opere non è di Raffaello? La Scuola di Atene, la Trasfigurazione, la Primavera o la Velata? La Primavera. La Primavera è un'opera celebre, dipinta da Sandro Botticelli, non da Raffaello Sanzio. Quale metodo scientifico si affermò nel Rinascimento? Meditazione, ispirazione, tradizione o osservazione? Osservazione. Nel Rinascimento, Galileo Galilei formulò chiaramente il metodo scientifico sperimentale, basato sulle osservazioni della natura, sensate esperienze, e sulla verifica matematica e logica, necessarie dimostrazioni. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 10 punti, non ti preoccupare, il Rinascimento è un'epoca complessa. Hai risposto correttamente a poche domande, ma è l'occasione perfetta per riscoprire artisti, filosofi e scoperte che hanno cambiato il mondo. Preparati a tuffarti nella storia e nella cultura di questo straordinario periodo. Se hai fatto da 11 a 20 punti, bravo! Hai dimostrato di avere una buona conoscenza del Rinascimento. Conosci artisti, pensatori e innovazioni chiave, ma c'è ancora spazio per approfondire i dettagli e le sfumature di questa epoca così ricca. Continua così e diventerai un vero esperto.
Se hai fatto da 21 a 30 punti, complimenti! Sei un vero maestro del Rinascimento. Hai risposto correttamente alla maggior parte delle domande e dimostri di conoscere bene arte, filosofia, scienza e politica di questo straordinario periodo storico. La tua padronanza della materia è degna di uno studioso rinascimentale. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!